Da appassionati di pallacanestro a noi ci piacciono le giocate, i giocatori che emergono dal nulla, le loro storie. Ma dobbiamo ricordarci una cosa, che al di fuori del campo c'è una figura fondamentale, colui che dirige ciò che succede in campo, l'allenatore. Come ben sappiamo, abbiamo avuto grandi allenatori che hanno fatto la storia del nostro sport, ma che piano piano stanno scomparendo. Quindi deve arrivare la nuova generazione per prendere in mano il timone e guidare questo lungo viaggio. E soprattutto parlando di tematiche fondamentali che ad oggi i giocatori necessitano di sentire da una figura come coach Alessandro Magro. Quindi state pronti, perché questo sarà un bellissimo viaggio. Vogliamo raccontarvi la storia di coach Alessandro Magro. Come ogni storia bisogna partire dall'inizio. Ebbene, coach Magro è nato il 14 ottobre del 1982 a Castelfiorentino, in Toscana. Nasco in un piccolo paese in Toscana che è Castelfiorentino, da una famiglia umile, l'etichetta è sempre stata il figlio del panaio, no? Ok. Mio papà era il fornaio del paese e da lì è iniziato il percorso da allenatore, quindi è stato un percorso sicuramente molto lungo, un bel viaggio, stiamo ancora viaggiando. Esatto, siamo ancora nel mezzo. Però è sicuramente stato bello pensare di provare a inseguire il sogno e quindi uscire da casa così presto per i miei coetanei, per esempio, per quel tempo, provare a coniugare università e questo che all'inizio non pensavamo nemmeno potesse diventare un lavoro. Ovviamente per diventare allenatori c'è sempre quella carriera che si spera di farla diventare il più lungo possibile, la carriera da giocatore e soprattutto che ragazzo era? Ma chiamarla carriera è abbastanza, grazie, ma non è stata assolutamente una carriera. Sono stato molto intelligente nel capire che dovevo stare in panchina, ma dall'altro lato. Non potrei mai allenare me stesso. Questo sicuramente è un dato di fatto. All'inizio non volevo giocare, ho iniziato a giocare tardissimo, nonostante tutti i miei amici giocassero a pallacanestro, poi sono stato convinto ed è stato amore a prima vista. Però iniziando tardi, poi inizia l'adolescenza, è iniziato un percorso abbastanza di ribellione e quindi non ero facilmente allenabile, non ero uno di quelli che ascoltava tantissimo. Mi piaceva giocare duro, giocare in difesa, si può dire ero anche abbastanza rissoso e quindi non proprio il prototipo del giocatore che uno Esatto. vorrebbe avere nella sua squadra o come compagno di squadra, ed è il motivo per il quale a quel tempo non capivo, ma adesso che sono più grande e sono allenatore capisco come mai tanti allenatori non fossero riusciti a trovare il feeling con me, e non li biasimo, però avevano Certo. ragione decisamente. Nonostante coach Magro iniziò la sua carriera da giocatore comunque tardi, ha dimostrato di essere uno, diciamo, con gli attributi, in difesa soprattutto, avendo difficoltà nel creare rapporti con i propri allenatori. Non riuscirebbe a essere allenatore di se stesso. Ma coach Magro, quando ha capito che la sua carriera da giocatore è arrivata al termine, come si è sentito? Allora, mi ricordo chiaramente il giorno in cui ho deciso, come si dice, di riportare la borsa, eh, però stavo già allenando un po' come fate voi, cioè ho iniziato prestissimo ad allenare il gruppo di basket, a quel tempo classe 1995, eh, stavo in palestra tutto il giorno, facevo l'assistente a tutti i gruppi giovanili perché avevo proprio fame di imparare, avevo bisogno e voglia che qualcuno mi insegnasse. Sempre nella stessa società? Sempre nella stessa società, la BC Castelfiorentino, sì. E quindi devo dire che quando è arrivato il giorno in cui ho detto non mi diverto più o le cose non stanno andando come vorrei da giocatore, non è un problema, mi concentro e continuo ad allenare. Lo stavo già facendo, mi dava grande soddisfazione, tornavo a casa stanco ma felice, che è la cosa più importante. E quindi credo che forse avere questo percorso e spesso nella vita quando ti capitano delle cose che vanno al di là di quello che avevi pianificato, non ti rendi conto che potrebbe essere forse la più grande fortuna che ci sta capitando, te ne rendi conto molto dopo, come diceva Steve Jobs, puoi collegare i puntini solo guardando all'indietro. E, però sì, non è stato un trauma e non è un caso che ho smesso a 21 anni e non ho più giocato a pallacanestro, mai più dopo, quindi nonostante continui ogni giorno a toccare il pallone, a tirare prima
degli allenamenti, però non mi manca il giocare, mi mancherebbe enormemente la pallacanestro nella mia vita. Coach Magro menziona un concetto davvero bello. Non siamo subito consapevoli se la scelta che abbiamo preso è quella giusta, ma solo il tempo ce lo dirà. E per Coach Magro, questa possiamo dire che è stata proprio la scelta giusta. E il mini basket quanto gli ha insegnato, nel senso il rapporto già a comunque giovane 21 anni con dei bambini comunque che non sono sicuramente facili da gestire, soprattutto un gruppo magari un grande così. Com'è che è riuscito negli anni a capire che il mini basket forse è una tappa fondamentale per un allenatore e per la Sì, sua carriera? sono son d'accordo con te perché poi, nonostante adesso alleni da professionista da anni, penso che le generazioni di giocatori stanno cambiando, quindi cambia tutto rispetto a quando ero piccolo io, allenavo io e l'aspetto delle relazioni è veramente fondamentale. E quando hai a che fare con i bambini lo è ancora di più, intanto senti la responsabilità di partecipare in qualche modo insieme ai genitori alla loro crescita. Ovvio, non ti puoi sostituire ai genitori, ma sei una figura di riferimento in questi ragazzi, sia nel mini basket che quando fai settore giovanile. E, e lì credo che è iniziato il mio percorso che adesso è il mio modo di allenare, quello di cercare di trovare connessioni, cercare di punti di incontro che vadano al di là della tecnica e la tattica. Ricordo veramente con grande piacere quegli anni, anni molto spensierati, ma assolutamente utili nella formazione dell'Alessandro Magro che sono adesso. Come vi ho anticipato, Coach Magro è un coach di questi tempi, quindi questa storia, questo viaggio sarà un continuo crossover tra la sua carriera e le tematiche di oggi. Quindi ci ha appena parlato di un concetto fondamentale: la relazione con i giocatori sta cambiando e per lui il mini basket è servito tantissimo nel suo percorso. Quanto è stato nel mini basket, diciamo nel mondo mini basket, è stato per quanti anni? Ma per almeno 5 anni ho iniziato, ho detto, prestissimo ad allenare, poi ho iniziato a fare i corsi allenatori subito appena possibile farlo, quindi da maggiorenne, ma stavo facendo parallelamente anno i cadetti, juniores, quelle categorie che c'erano come venivano chiamate al tempo, e poi mi fermavo o andavo prima o mi fermavo dopo per allenare i ragazzi, perché comunque essendo un piccolo paese c'era la voglia di coinvolgere più persone possibile che potessero dare una mano o investire in maniera lungimirante su quelli che dimostravano di avere la voglia anche di fare pallacanestro non solo giocandola, ma anche contribuendo in un'altra forma. E i ragazzi invece, quindi il livello un pochino più sopra rispetto al mini basket, quindi si parla di under, immagino. Sì, sì, erano a quel tempo allenavo da assistente quelli che venivano chiamati BAM, anno 90, gli 89, gli 88. Ho sempre avuto, io sono classe 82, quindi ho sempre avuto nel mio percorso, iniziando molto presto, ho avuto la possibilità di allenare ragazzi non troppo più piccoli di me, Coetanei o quasi. addirittura quando sono andato a Siena, la maggior parte dei giocatori o dei campioni che allenavo erano addirittura più grandi di me. Coach Magro ci ha spiegato un po' come funzionava ai tempi, quindi i vari nomi che adesso non esistono più, ma soprattutto ero curioso di una cosa: ma Coach Magro si ricorda ancora la sua prima partita da allenatore e soprattutto le prime emozioni che ha provato? Mi ricordo la prima partita, ovviamente con il gruppo di bambini in Toscana siamo molto campanilisti, quindi ci sono molti derby, ci sono i derby contro Empoli, i derby contro Certaldo, quindi mi ricordo grandi sfide, anche se si parla di bambini. Sicuramente c'era emozione, sicuramente a quel tempo la capacità di gestire le emozioni era molto, molto diversa, perché quello lo fai con l'esperienza e non solo per il carattere che hai. Ma anche oggi, prima delle partite, cioè, la partita e la pallacanestro ha la sua magia, quindi tu puoi avere migliaia di panchine alle spalle, ma quando arrivi, prima che si alzi la palla a due, comunque Rimane sempre. entri nella tua bolla ed è sempre un'emozione particolare. Io penso che siamo, come allenatori o come giocatori, molto fortunati perché viviamo picchi di adrenalina e di emozioni in alto e in basso, quindi il giorno prima di una partita l'emozione di un canestro importante, una vittoria importante, piuttosto che la delusione di una sconfitta, di una brutta sconfitta, di un brutto periodo. Ci sono sensazioni che noi continuamente viviamo, no? Come montagne russe, e
reputo noi molto fortunati perché ci sono persone che, e non è una colpa, ma è un dato di fatto, queste emozioni le vivono in maniera molto, molto minore nell'arco di una vita. Certo. E quindi mi sento e ci sentiamo privilegiati anche per questo. E anche qui un concetto di oggi, il fatto che i giocatori e allenatori sono privilegiati nel vivere questi picchi di adrenalina e invece un qualcuno, una persona normale, può vivere questi picchi di adrenalina in una vita intera, quando loro lo vivono quasi ogni partita. E ogni partita, come dice Coach Magro, c'è la sua importanza, quindi la tua bolla in cui ti chiudi dentro e senti queste emozioni. Passiamo nella carriera di Coach Magro a livello professionista, quindi nei senior. Come è iniziata? Ho fatto l'assistente a Walter De Raffaele a Livorno nella stagione 2004-2005, quindi non avevo ancora 22 anni. Ho fatto quella stagione lì, mentre continuavo a fare i corsi a Bormio per prendere l'ultimo tesserino. Poi Walter De Raffaele la stagione successiva firmò a Reggio Calabria e chiese di seguirmi e lo seguì per la prima parte della stagione a Reggio Calabria e poi dopo che lui fu esonerato chiesi di andarmene, intanto come gesto di lealtà, ma in generale perché sentivo la necessità che qualcuno mi insegnasse a fare Certo, perché comunque era questo ancora lavoro. Ero giovane. all'inizio, non avevo idea di che cosa volesse dire veramente fare questo lavoro da capo allenatore. Come avete sentito bene, Coach Magro parte proprio da Livorno, diventa assistente di De Raffaele, subito dopo spostati viene esonerato Walter e quindi Coach Magro sente il bisogno di dover lasciare anche lui, uno per rispetto, ma soprattutto perché si sentiva che aveva ancora tanto da imparare. Ma fortunatamente arriva una chiamata che cambierà le sorti fin da subito della carriera di Coach Magro. E lì ho avuto la grande, grande fortuna di essere stato chiamato dopo una settimana che me ne ero andato da Reggio Calabria, e quindi si sta parlando della stagione 2006, dalla Montepaschi Siena. Quindi finì la stagione nel settore giovanile, l'ultima stagione di Charlie Recalcati, e nella stagione successiva, quindi la stagione 2006-2007, quando Pianigiani è diventato capo allenatore e hanno ridisegnato il coaching staff, sono stato inserito come secondo assistente. Per la nuova generazione no, perché per noi è stato, non l'abbiamo vissuta questo dominio di Siena. Ce la può raccontare un po' per farci capire, un po' comprendere meglio cosa sono stati quegli anni lì tra vittorie e molto, molto Ma altro? da un punto di vista personale è un po' come se a voi vi pagassero per fare un master universitario su quello che è la vostra vocazione, il vostro sogno. Io lì ho imparato tutto perché arrivavo e avevo pochissima esperienza e ho avuto grandissimi maestri, Pianigiani, Banchi, Crespi successivamente, quindi non tanti, ma sicuramente tra i migliori in quel momento. E poi, siccome is a player's game, il gioco è dei giocatori, ho avuto la possibilità di stare spalla a spalla ogni giorno anche con grandi, grandi campioni che ti hanno dimostrato quello che c'è bisogno di fare per arrivare a determinati livelli e per mantenersi a determinati livelli. A quel tempo venivano da tutto il mondo a vederci allenare, a vedere quello che poteva essere il segreto di Siena. Mi ricordo che allenavo contemporaneamente una squadra giovanile, classe 93, e Kenny Atkinson, che a oggi è un allenatore NBA, era il Players Development Coach di New York, dei New York Knicks, venne a vedere una settimana i nostri allenamenti e gli feci fare un allenamento con i miei under 17, così come è successo con allenatori che adesso allenano in ASB. Quindi eravamo un punto di riferimento per la pallacanestro europea e non europea e devo dire al netto di poi come è finita e quelle che sono state le inchieste, le multe, il fallimento, la revoca. E lei l'ha vissuto male quel periodo lì? Ma ovviamente intanto ho avuto la fortuna, ma contemporaneamente la sfortuna, siccome è stato il periodo dai miei 24 a 32 anni e quindi il periodo di formazione, io pensavo che il mondo fosse quello. È come una E- bolla che si è esatto, ma creata. poi mi sono reso conto che il mondo non era quello, non era quello per livello di esigenza, non era quello per livello di organizzazione, non era quello per livello di qualità di lavoro espresso e ho fatto fatica, e soprattutto nella mia prima esperienza da capo allenatore non credo che fosse necessariamente una mia colpa o la colpa del club
che mi ha ingaggiato in quel momento, semplicemente venivamo da due mondi completamente diversi, come tu dici, vivevamo in una bolla, però io lì ho imparato tutto, ho imparato il metodo, ho imparato la disciplina, ho imparato la tecnica, ho imparato la tattica, lì ho visto come si può pensare di lavorare, sia da un punto di vista organizzativo che da un punto di vista tecnico-tattico per creare un programma, Certo. che è una cosa che mi porto ancora dentro ed è quello che per esempio ho provato a fare a Brescia e sto provando a fare adesso a Napoli. Avete sentito bene, quegli anni a Siena furono degli anni bellissimi e soprattutto pieni di insegnamenti per Coach Magro, ma nonostante gli alti e bassi e soprattutto il fallimento della società, gli è sempre rimasto nel cuore Siena e molto altro. Ma in questi anni, Coach Magro, com'è che ha vissuto le sue emozioni? In senso, essendo stato un dominio di Siena, com'è che le ha vissute tutte queste emozioni? Le emozioni sono state fortissime. Quello che posso dire è che lì ho imparato che l'amaro della sconfitta dura molto di più del sapore della vittoria, perché poi ti abitui a vincere e dai tutto per scontato. Ma scontato non è, quindi dopo quel periodo lì ho imparato che le vittorie vanno celebrate sempre, anche se sembrano banali, perché non è scontato vincere. Mi ricordo chiaramente le grandi delusioni come le sconfitte entrambe nella semifinale del Final Four di Eurolega, quando abbiamo perso in finale di Coppa Italia, la sconfitta più grande, anche se contro quello che considero una delle persone più vicine a me a livello umano, che è Luca Banchi, è stata la sconfitta in gara 7 l'ultimo anno prima del fallimento, quella tra l'altro sui social prima di quella partita era uscita anche una mia lettera, a quel tempo c'era solo Facebook e l'avevo pubblicata su Facebook, perché sarebbe stata comunque l'ultima partita di Siena, a prescindere dal risultato, e eravamo riusciti a forzare la serie a gara 7, che poi abbiamo perso a Milano, Milano che vince dopo decine e decine di anni il primo scudetto con Luca, e quella è stata una notte difficile. Ovviamente devi sapere, devi imparare, lo dicevo prima, le emozioni in alto e in basso nel nostro mondo sono molto frequenti e devi riuscire a mantenere un grande equilibrio, devi riuscire a capire che la vita ti dà e ti toglie, devi rimanere abbastanza fedele ai tuoi valori, ai tuoi principi e credo che tu non ti debba far un po' come la poesia a sé, non ti devi far inebriare dalle vittorie o buttare a terra troppo dalle sconfitte, perché vittoria e trionfo sono degli abili ingannatori, Certo. dice, cioè, quindi devi sicuramente rimanere fedele a te stesso con i piedi per terra, però è una bella palestra, perché gestire le emozioni poi fa parte della vita quotidiana. E lì ce ne sono state molte, perché nonostante fosse stato un periodo dove abbiamo vinto tutto, fondamentalmente, eh, alzavamo l'asticella sempre di più e quindi ci mancava sempre l'idea di provare a vincere anche in Europa, a vincere l'Eurolega e lì le sconfitte sono state amare. Come avete potuto sentire, le emozioni erano tantissime e soprattutto, come ha ribadito Coach Magro, è una questione di trovare un equilibrio in questo sport dove le emozioni sono così frequenti che sono difficili da gestire. E Coach Magro ci racconta questo episodio. Un episodio per andare sul discorso delle emozioni, penso l'immagine, il giorno più brutto di quel periodo lì è stata quando, finita la stagione, arrivato il fallimento, ero nel mio ufficio, ma in un ufficio dove io avevo abitato per 8 anni, quindi avevo di tutto, era fondamentalmente una seconda casa. E l'arrivo della Guardia di Finanza che stava per mettere i sigilli, un po' come si vede nei film, e ti dicono hai 10 minuti per liberare tutto perché poi metteremo i sigilli. E quello è stato veramente un momento difficile perché ti rendi veramente conto, anche da un punto di vista visivo, anche da un punto di vista proprio reale, che quello è un capitolo assolutamente chiuso. Esatto. E per me è stato un capitolo assolutamente fondamentale della mia vita, non della carriera, della mia vita. La scena che ci ha descritto Coach Magro direi che sicuramente gli avrà toccato il cuore, vedere la sua seconda casa chiudersi di improvviso e trovarsi di nuovo una casa nuova, quindi una nuova esperienza. E così Vado a Omegna
A quel tempo la Paffoni Omegna, quindi Paffoni Rubinetterie, era ancora vivo il proprietario, grandissimo uomo, grandissima persona. Da capo allenatore, giusto? Da capo allenatore, sì, e lì è quello che ti ho detto prima, i due mondi non si sono mai incontrati, quindi io ho cercato di portare la mia idea in un mondo che mi ha dimostrato grande stima e rispetto, ma non ci siamo mai trovati perché venivamo da due mondi completamente diversi. Quindi da un punto di vista emotivo c'è il fatto di non riuscire a, a trasferire quello che tu vorresti trasferire alla squadra, nonostante il primo anno fu l'anno della fusione tra la Silver e la Gold, quindi Ok. tante squadre avevano la possibilità di venire promosse in quella che sarebbe poi diventata la A2 e quindi abbiamo fatto un anno di A2. È stato un anno abbastanza difficile e sfortunato, abbiamo perso tante partite di un tiro e all'età di 33 anni sotto Pasqua vengo esonerato. Come ha detto Coach Magro, i due mondi non si sono trovati. Diciamo, non è una stagione che va alla grande. Anzi, sotto il periodo di Pasqua, Coach Magro viene ufficialmente esonerato. Si troverà ad affrontare momenti di perplessità, dubbi e soprattutto il cercare di capire se questa è veramente la sua strada. Quello è stato un momento difficile perché fino a quel momento ero stato sempre molto fortunato, cioè avevo visto la mia parabola sempre e solo andare verso l'alto. È stato come un reality Eh, check. assolutamente, è stato uno schiaffo molto duro, più che uno schiaffo forse un pugno, perché ti rendi conto, o meglio, non ti rendi conto perché poi non è stata così, visto come è andata dopo, ma in quel momento ti fai delle domande e dici, allora forse non sono capace, allora forse quello che provo a trasferire o quello che era prima non è più, è finito, non può tornare. Ti fai a quell'età tanti dubbi perché hai vissuto in maniera estremamente fortunata una prigione d'oro, perché ovviamente il lavoro era molto molto impegnativo, però vivevi allenando i migliori con i migliori e quindi è una cosa che assolutamente ti, ti fa, ti fa tornare con i piedi per terra in maniera pesante. Certo. È stato un periodo sicuramente difficile. Quindi Coach Magro ha vissuto questo esonero come un reality check, quindi uno schiaffo in faccia. Ma arrivati a questo punto, Coach Magro ha addirittura pensato di lasciare la pallacanestro e trovarsi un lavoro come tutti gli altri. L'idea di lasciare la pallacanestro no, non è mai stata un'opzione, anche perché quando scherzo con i miei amici dico non saprei fare altro, perché nonostante abbia visto fare il pane a mio papà per anni, come dice Benigni, amo il lavoro, starei ore e ore a guardare la gente che lavora, non so fare il pane, quindi l'ho solo guardato mentre lavoravo. Però mi ricordo chiaramente una chiamata con il mio agente, che è attualmente ancora il mio agente, Massimo Jacopini, dove gli dissi: guarda, Jaco, non è presunzione, ma non mi sento troppo di appartenere a questo mondo qua, perché il mio messaggio fatica ad arrivare, quindi preferisco tornare a fare l'assistente, ma farlo in Serie A dove posso ritrovare più o meno il mondo che ho vissuto per 8 anni e che credo di conoscere meglio, cioè mi sento più a mio agio lì. Per fortuna possiamo dire che Coach Magro non ha lasciato questo bellissimo mondo, ma si è comunque messo in dubbio e cercando di capire quale fosse il suo prossimo passo. E così capisce che fare l'assistente in un livello alto come la Serie A fosse la strada giusta. E così arriva la prima chiamata da assistente. E da lì infatti arriva a Brescia perché durante l'estate Andrea Diana aveva vinto insieme a Basket Brescia Leonessa il campionato di A2 per la prima volta nella storia, sia lui, lo staff e il club, l'organizzazione si affacciavano alla massima serie, nessuno aveva esperienza in questo e lui mi chiamò e io in quel momento ero talmente non stavo talmente pensando a questa opzione che pensavo che mi chiamasse come si fa durante l'estate tra allenatori per chiedermi di un giocatore che allenavo io. E invece mi chiese se avrei avuto piacere a far parte dello staff e a E lì emozioni, affiancarlo. immagino. Lì è stato molto bello e lì ho lottato perché ho avuto la sensazione, e poi direi che ho avuto ragione riguardando indietro,
Ho avuto la chiamata da Caserta, ho avuto la chiamata da Capodorlando, c'erano state altre opzioni e offerte, e quella che sembrava meno realizzabile e praticabile era proprio quella di Brescia, ma volevo fortemente venire qua, volevo fortemente venire a Brescia perché ne respiravo le potenzialità, ne respiravo l'ambizione, ne respiravo l'idea che essendo nuovi era tutto da costruire Certo. e devo dire che non posso che non ringraziare Andrea perché se io sono arrivato a Brescia è solo grazie alla sua volontà e il fatto che lui si sia impuntato per avermi nello staff e sono stati 3 anni sicuramente di altissimo livello sia per la città che per me personalmente perché sono tornato in quello che pensavo fosse il mondo che mi appartiene, ma ripeto, non per presunzione, era proprio perché mi sentivo molto più a mio agio Certo. in quello che facevo. Proprio Brescia, che in quel momento sembrava quella più lontana dalle sue scelte, è arrivata. Grazie a Costiana impara e apprende tantissimo in questi 3 anni di altissimo livello e soprattutto gli piacque questo progetto per il semplice fatto che si partiva da zero. E dopo i 3 anni con Brescia arriva la prima esperienza fuori dall'Italia. Ho la possibilità e la fortuna di affiancare Marco Crespi, con il quale ero già stato nell'ultimo anno a Siena in nazionale femminile, quindi ho fatto da assistente l'europeo in Serbia con la nazionale femminile e nel frattempo però, nonostante io avessi ancora contratto, Andrea Diana è stato esonerato ed è stato preso Vincenzo Esposito. Vincenzo Esposito, come succede spesso e tanti allenatori fanno, ha avuto la necessità e la volontà di iniziare un nuovo progetto a Brescia con un allenatore che già conoscesse, con il quale avesse già lavorato e di cui si fidasse. Quindi mi è stato detto che nonostante avessi contratto non c'era più spazio nella seconda, diciamo, versione di Brescia con Enzo Esposito e ho avuto la fortuna perché Luca Banchi, con il quale ho fatto 6 anni da assistente, mi ha chiesto se lo volessi seguire nella sua esperienza al Lokomotiv Kuban in Russia. Anche quella è stata un'esperienza come quella di Reggio Calabria con Walter De Raffaele che è durata poco perché Luca è stato esonerato presto, io sono rimasto fino alla fine dell'Eurocup, ma non passando il turno di Eurocup a gennaio ed era il periodo subito pre-Covid. Sono venuto via anch'io, quindi ho fatto solamente da agosto a gennaio in Russia. Ma andato via da Brescia, coach Magro inizia la sua esperienza in Russia, che sfortunatamente durò poco. Luca Banchi esonerato e coach Magro resta da agosto fino a gennaio. E si trova un altro importante ostacolo, il fatto di non avere più lavoro e domandarsi, e adesso cosa si fa? E lì è un altro momento sinceramente molto delicato della mia vita perché in quel momento ero senza lavoro, senza stipendio, la mia famiglia era rimasta a Brescia perché non mi aveva seguito in Russia e ovviamente sono stati un paio di mesi difficili dove ehm, ti fai la domanda e adesso che cosa succede? Adesso cosa devi fare? Hai una figlia di 7 anni, hai una famiglia alla quale devi badare, hai un mutuo, hai un affitto, Certo. insomma quello che giustamente tutte le persone, la maggior Esatto, parte sì. delle persone hanno come priorità. E anche lì, come diceva mio padre, le cose forse migliori della vita ti capitano quando stai facendo altri piani. Mi arriva una telefonata da un agente, l'agente di Krzysztof Lavrinovic che avevo allenato a Siena, e mi dice: Guarda, Alessandro, c'è una squadra in Polonia ultima in classifica. Mancano pochi mesi alla fine, vuole salvarsi e cambia l'allenatore. Ti andrebbe di venire? E io dopo una settimana, dopo aver fatto il colloquio con il presidente, ho preso un aereo e sono andato in Polonia e quella secondo me è stata la scelta che mi ha veramente cambiato la carriera. Coach Magro definisce questa scelta quella che gli ha cambiato totalmente la carriera, perché è arrivato proprio in un momento difficilissimo della sua vita. Ma se ci avete fatto caso, è stato in Russia, adesso in Polonia. Ma com'è stato l'adattamento al tutto, alla cultura, al gioco, agli ambienti in cui era circondato?
quanto è stato difficile adattarsi? Allora, io credo che questa sia una cosa che tutti gestiscono in maniera diversa. Io credo se mi ascolto, eh, di essere una persona che riesce ad ambientarsi veramente a tante situazioni diverse, perché ho fatto Russia, ho fatto Polonia, ho fatto Lituania, ho cambiato tante città in Italia e mi sono sempre trovato bene ovunque. Forse perché quello che dico sempre è che essendo andato via di casa abbastanza presto, non mi sono mai sentito a casa da nessuna parte. Quindi ho cercato di trovare legami con le persone, piuttosto che con i luoghi. Ho la necessità di trovare in ogni posto che vado delle persone di cui io mi fidi e che ricostruiscano un po' l'idea di casa o l'idea Certo. di amicizia, l'idea di famiglia, perché all'estero la mia famiglia non mi aveva mai seguito. E quindi devo dire che mi sono trovato bene, però ovviamente rispetto a quello che tu dici non è facile perché sicuramente esci dalla tua comfort zone, soprattutto nei paesi dell'est, vai in paesi dove la cultura è completamente diversa, dove ti devi svegliare ogni mattina e devi parlare una lingua che è diversa dalla tua, quindi tu pensi, sogni o parli con i tuoi amici in una lingua, ma poi ti devi relazionare Certo. completamente in una lingua diversa, non da tutte le parti l'inglese è così fluente, quindi anche la difficoltà nel linguaggio, soprattutto per esempio in Russia è stato molto molto complicato e quindi beato chi ha inventato Google Translate per almeno Translate. fare la spesa. Certo. Però sono stati, io credo che nella vita in generale, a prescindere dal lavoro che uno faccia, sono assolutamente i momenti di più grande pressione che ti aiutano a crescere Crescere. maggiormente. Quindi se dovessi dare un consiglio, adesso sta succedendo molto di più rispetto a quando l'ho fatto io, ma consiglierei a tutti i giovani allenatori di uscire dal guscio, di uscire dalla comfort zone, di andare via di casa, di andare all'estero, perché è un'esperienza sicuramente molto importante di vita. Poi quello che sarà la carriera, la pallacanestro, nessuno lo può sapere, Certo. ma è sicuramente un'esperienza di vita importante. Per tutti i giovani allenatori il consiglio ce l'avete, uscire dalla propria zona di comfort, ma non solo per l'esperienza del basket, ma soprattutto per voi stessi, uscire dalla comfort zone e esplorare il mondo. Ma dopo questa esperienza in Polonia c'è il comeback che tutti noi conosciamo, un ciclo che segna la storia di questa città, Brescia e di Coach Magro. Quando prima ti ho detto, penso che la scelta di andare in Polonia sia quella che mi ha cambiato la vita, perché non so se non avessi fatto quella scelta e non avessi dimostrato di poter fare il capo allenatore addirittura in condizioni meno di comfort, di farlo all'estero, nonostante la nuova proprietà in Mauro Ferrari, che era già sponsor prima, sapesse chi ero, perché ovviamente ero già stato 3 anni a Brescia da assistente, però se non avessi scelto di andare in Polonia forse non avrei mai ricevuto la chiamata di Brescia. Sono tornato dalla Polonia e sono stato chiamato da Brescia e indubbiamente è troppo facile dire che quei 3 anni sono stati i più importanti, i più belli e i migliori della mia carriera fino a quel momento. Ci sono stati dei momenti molto critici. Cerchiamo di ricostruire bene questi 3 anni. Il primo punto in cui si focalizza Coach Magro, che il record attuale della squadra era 3 vittorie e 6 perse. Fu chiamato dalla dirigenza per capire il punto della situazione. Primo anno esattamente in questo momento qua, quindi nella pausa FIBA, eravamo 3 vinte, 6 perse e mi ricordo che insieme il general manager Marco De Benedetto siamo stati convocati per capire che cosa fosse necessario fare per migliorare, che se avessimo l'idea di cambiare qualche giocatore. E io mi ricordo che lì in maniera anche abbastanza folle, ma eravamo convinti delle scelte che avevamo fatto e della qualità del lavoro che stavamo portando in palestra, nonostante in quel momento non stesse dando i risultati sperati, abbiamo chiesto solamente tempo. Non vogliamo cambiare niente, abbiamo adesso la pausa, possiamo allenarci
e lì a volte anche la sorte, la fortuna Certo. ti dà una mano. Quindi Immagino che poi anche lì le pressioni si erano, diciamo, la pressione si era alzata abbastanza assolutamente, perché perché lì è un attimo trovare un altro proprietario che ti manda via e quindi il tuo sogno di dimostrare di poter fare il capo allenatore per la prima volta nella tua vita in Serie A finisce dopo 2 mesi, da invece continuare a dare fiducia, dare tempo, fare terzo posto, vincere il premio di miglior allenatore dell'anno al primo anno di Serie A, fare i playoff per la prima volta con la nuova proprietà e poi la cosa più importante che è nata lì è che abbiamo iniziato a costruire. Quindi Brescia, l'attuale Brescia nasce in quei momenti di difficoltà, si forma in quei momenti di difficoltà con alcuni giocatori, ma soprattutto con la struttura. Ma siamo arrivati alla domanda davvero importante. Ma coach Magro, come si è sentito dopo aver vinto il primo trofeo? Personale, ma soprattutto anche il primo trofeo per questa città. Emozioni indescrivibili, veramente mettere la propria firma su un trofeo che è il primo di un club, il primo di una città in questo sport è sicuramente motivo di grande orgoglio, ma siccome la vita ti dà e ti toglie, quello è stato anche l'anno in cui non siamo riusciti ad andare ai playoff, è stato l'anno in cui abbiamo perso una partita che forse potevamo vincere ai playoff di Eurocup. Quindi abbiamo avuto un momento di picco verso l'alto grandissimo a febbraio, ma poi abbiamo perso l'ultima partita a Scafati e non abbiamo avuto la possibilità di andare ai playoff. Quindi ogni anno è stato ci sono esattamente quello che ho detto prima, non ti puoi guardare troppo allo specchio e dirti quanto sei bravo e quanto sei bello, perché non è così. Devi semplicemente credere nel lavoro che fai, se sbagli riconoscerlo e cercare di fare le cose meglio e soprattutto nel mio ruolo cercare di tenere tutte le persone insieme, che è la cosa più difficile certo. da fare. Ma prima di passare al capitolo Lituania, ne abbiamo raccontati 2 di anni. E il terzo anno, nonostante sia stato un anno positivo per la squadra, verso fine stagione ha un finale molto amaro, non solo a livello della sua carriera da allenatore, ma anche nella sua vita. L'ultimo anno di Brescia è stato un anno senza trofei, ma il più bello perché abbiamo passato 26 giornate su 30 da primi in classifica. Avevamo rodato la squadra che adesso ancora di più continua a performare. Abbiamo perso in semifinale di playoff contro Milano e quindi un'annata per essere Brescia sicuramente da ricordare, però poi da lì in poi il capitolo della mia vita diventa strano perché ovviamente finiamo in semifinale playoff il 30 maggio, il 19 giugno perdo mio padre, che era la persona più importante della mia vita e Brescia decide di, come fu con Vincenzo Esposito, decide di cambiare nonostante io avessi un altro anno di contratto e quindi io mi trovo a dovermi cercare un lavoro ma in un momento sicuramente difficile. Difficile. Decido di accettare la proposta della Lituania, perché amo allenare all'estero, amo mettermi alla prova e forse inconsciamente anche perché avevo proprio voglia di andarmene, avevo bisogno di Per andarmene. cambiare aria comunque. Esatto. E, la Lituania è un paese meraviglioso, il Vilnius dove ero io è una città meravigliosa, è una città che vive di pallacanestro, pallacanestro è lo sport nazionale. Il contro è che loro si sentono i detentori della verità sulla pallacanestro, quindi difficile relazionarsi e portare le proprie idee in una nazione con una cultura molto dura. Non ho avuto la possibilità di portarmi nessun assistente dall'Italia, quindi anche lì dovermi quotidianamente relazionare con assistenti lituani, staff lituano e anche lì io credo che nella vita poi non si valuta la nazionalità, il passaporto, un po' come con i giocatori si valutano delle persone. Quindi a Vilnius ho trovato intorno a me delle buone persone e delle persone Certo. un po' meno buone e quindi ovviamente devi riuscire a gestire e avere a che fare con tutti. È stata una stagione incredibilmente positiva e molto entusiasmante in Eurocup. Eravamo costruiti
per cercare di far bene in Eurocup. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto una stagione veramente di alto livello, ma abbiamo finito, complice gli infortuni e complice il fatto che soprattutto i giocatori non lituani un po' sottostimassero il campionato lituano, perché è un campionato ovviamente di un livello un po' più basso rispetto agli altri. Abbiamo finito con scarse motivazioni e quindi abbiamo perso il primo turno playoff contro una squadra che teoricamente sulla carta doveva essere inferiore a noi, e quindi il progetto è andato, nonostante abbia avuto dei picchi enormi verso l'alto, un po' come l'anno della Coppa Italia di Brescia, è finito con la freccia verso il basso, tanto che la proprietà ha deciso di chiudere il club non esiste più, e quindi nuovamente, ancora una volta, vedi che è abbastanza curioso e buffo, no? Il percorso, il viaggio di una vita, perché vinci e poi ti trovi senza lavoro, pensi di essere disperato e ti arriva l'offerta che ti cambia la vita. Fai benissimo in Eurocup, finisci male, la società chiude e di nuovo non sai che cosa devi fare. E così un'altra volta Coach Magro si ritrova senza lavoro e ci fa capire che la vita è veramente piena di alti e di bassi. Arriviamo alla scorsa estate, arriva una chiamata di una squadra italiana. Nuovamente l'offerta di Napoli, sul piatto ce n'erano altre, ma Cos'è che l'ha spinto a scegliere proprio Napoli? Napoli secondo me è una città dove vale la pena provare a fare pallacanestro, perché se la Lituania è 3,5 milioni di persone, l'area metropolitana di Napoli è 2,9 milioni di persone. Quindi c'è la possibilità di accendere, c'è una passione incredibile, anche se ovviamente lo sport più seguito ovviamente è il calcio, ma c'è una passione incredibile. Ho fatto la mia job interview con il nuovo general manager James Laughlin, perché la proprietà è una nuova proprietà americana. C'è stata subito grande connessione, ma la cosa più importante, e non lo dico perché reputo Brescia una tappa importante della mia vita e perché siamo a Brescia, ma perché ci sono tantissime similitudini rispetto a quella che fu la possibilità di arrivare a Brescia e quello che mi è stato proposto a Napoli, cioè arrivare in un posto che cambia completamente tutto, cambia proprietà, cambia Parte proprio da struttura, zero. riparte da zero, c'è bisogno di ricostruire le fondamenta e c'è la possibilità di farlo in my way. Certo, nel suo modo. E quindi provare a lasciare la firma, la mia e quella del general manager James, su questo nuovo progetto, e l'idea di costruire qualcosa di importante. Cioè io sono orgoglioso e felice quando vedo Brescia vincere, perché so bene chi sono stati i pionieri di quel percorso. Molto probabilmente mi trovo più a mio agio nelle vesti di pioniere che non in altre, e quindi quando c'è stata la possibilità di provare a rifarlo l'ho accettata subito. E ovviamente è banale dirlo, ma la mia speranza è che Napoli possa essere in qualche modo, seguire le orme di quella che è stata la crescita esponenziale di Brescia. Quindi, ricapitolando, Coach Magro ha accettato Napoli perché ha visto un qualcosa che si potrebbe ripetere, come è successo a Brescia, portarlo a Napoli, partendo da zero e costruire un qualcosa di nuovo. Avendo un imprinting americano dietro le spalle, quanto è importante far capire ai propri giocatori che costruendo una base, dei valori, una cultura che qua in Italia manca, la cultura americana basata sui valori, li possa portare davvero a un livello e a una consapevolezza importante. Sono assolutamente d'accordo con te, e non so se fosse vocazione, non so se fosse lungimiranza, se fosse talento, ma è una cosa che penso da quando sono ragazzo, e nessuno me l'ha mai insegnato. Sono stato folgorato da un libro che è Le strategie di Coach K. Il problema è che noi abbiamo la brutta abitudine in Italia di tradurre a modo nostro i libri e i film, il titolo originale è Leading by the Earth. E leggendo quel libro mi rendevo conto che stavo leggendo le cose che diceva un dio della pallacanestro, e io ero un ragazzetto che semplicemente leggeva quel libro, ma mi ci riconoscevo molto, sentivo molto mie le cose che lui diceva, l'idea di cercare il cuore, l'idea del pugno, l'idea dei valori. E come dici tu, è sempre stato il mio modo di provare
a costruire, a gestire le cose, a prescindere da dove mi trovassi, in Polonia, a Brescia, in Lituania, poi e adesso a Napoli. Ovviamente ci sono posti e modi e in mondi in cui tu puoi farlo più o meno bene. Quando riparti da zero è sicuramente più facile farlo e sono d'accordo con te che spero, mi auguro, perché non ne ho la riprova, che la carta vincente sia quella di fondere quella che è la mia idea con un mindset che è quello americano, quindi quello della proprietà americana e del general manager americano, che ce l'hanno proprio nel DNA questa cosa qua. Quindi assolutamente non costruiamo mai la squadra partendo dalle caratteristiche tecniche dei nostri giocatori, ma partiamo dalla scelta delle persone, partiamo dall'idea di guidare queste persone all'interno di valori che siano la fiducia, il rispetto, la comunicazione, l'aiuto reciproco, l'accountability, il senso di responsabilità, il senso di tenere, di prendersi cura di quello che vogliamo fare, e cerco di trasferire sempre il senso di responsabilità che hai quando devi costruire qualcosa che vuole essere qualcosa di ambizioso. E queste sono alla base, e non deve essere scalfito da un tiro che va lungo o corto sul ferro, perché devi credere in quello che fai. E credo che riuscire da allenatore, e non sempre è possibile farlo, o non sempre ci riesco, ma a convincere tutti i giocatori e le persone che lavorano per questo progetto, che stai facendo qualcosa di veramente importante e lo stai facendo non solo per vincere una partita in più, ma per creare qualcosa che può rimanere e durare nel tempo, credo che sia una cosa che può rendere veramente orgogliosi l'idea di farne parte. Abbiamo sentito bene, a Coach Magro piace questa mentalità americana di valori segnati dal rispetto, dall'accountability e molto altro. Ma arriviamo alle tematiche di oggi. Il rapporto con i giocatori, quanto è importante per Coach Magro? Io credo che sia la base del nostro lavoro. Quando tu fai l'assistente allenatore fai il lavoro più bello del mondo, se ami il gioco, perché vieni pagato per fare una cosa che avresti fatto gratis quando eri ragazzino, studi il gioco e prepari una relazione per il capo allenatore semplicemente sul gioco, non semplicemente, no? Però in generale ti limiti all'aspetto tecnico, tattico. Il capo allenatore deve gestire tutto quello che è le dinamiche, la comunicazione, i rapporti, gli ego, le gelosie, il rapporto con la stampa, il rapporto con la proprietà, devi gestire le sconfitte, devi gestire i momenti difficili. Non uso mai il termine devi motivare, perché se io devo motivare qualcuno che sta cercando di costruire la propria carriera, abbiamo un problema, nel senso credo che uno si debba svegliare la mattina Deve venire proprio da lui. ed essere motivato a raggiungere un obiettivo personale, però ovviamente il mio compito non è tanto quello di motivare, ma quello di cercare di mettere sullo stesso tavolo e unire e far trovare dei punti in incontro quelle che sono le esigenze individuali dei giocatori e i sogni individuali, e farli diciamo, congiungere in quello che è la necessità di squadra, che è quella di provare a vincere le partite. Però il rapporto e la comunicazione, io quello che dico è, non so se quello che vi dirò vi piacerà, ma sicuramente quello che vi dirò è la verità, cioè quello che penso. Credo e cerco di essere sempre onesto, perché se non lo si è puoi fregare le persone una volta, ma non puoi farlo due. E i giocatori penso che l'accettano questo fatto che sia proprio sincero con loro diretto. Io penso che l'onestà paghi sempre in generale. È ovvio che tante volte, cioè, può capitare che quello che viene detto non piaccia, Cioè, però in generale l'onestà viene quasi sempre apprezzata, e trovare dei bond, dei legami forti con i giocatori è molto importante, perché poi nonostante le persone che non vivono il nostro mondo pensino che il nostro è ovviamente un mondo facile, e ovviamente è molto più facile e molto diverso rispetto a svegliarsi la mattina e doversi veramente spaccare la schiena per portare il pane sulla tavola, ed io vengo da quel mondo, quindi so che cosa vuol dire, quindi ripeto, siamo delle persone fortunate, ma non è tutto facile, perché i ragazzi sono sempre più giovani, i ragazzi vengono sempre più bombardati da un sacco di informazioni o esatto. da un sacco di persone
che non sempre li consigliano nel modo giusto e non tutti hanno l'idea e la capacità di farti capire quello che dovrebbe essere il percorso da fare per raggiungere un obiettivo. L'età media nostra a Napoli adesso è 26 anni e tanti giocatori potrebbero essere nell'hype della loro carriera e questo può essere un'arma a doppio taglio. Abbiamo Certo. scelto di essere così perché voglio sempre cercare di allenare giocatori che abbiano forte motivazione, ma tanti giocatori ripongono in questa stagione grandi sogni, grandi speranze e non sempre si può aiutare tutti nello stesso momento. Certo. Direi che l'idea del rapporto con i propri giocatori per Coach Magro è molto chiara. Sincerità che può fare male, in realtà è la cosa giusta da dire. Ma visto che Coach Magro li ha menzionati i social media, quanto danneggiano realmente i giocatori nelle loro performance? Come ad esempio l'importanza di vestirsi bene perché ci sono le videocamere, vogliono essere immortalati con il loro outfit di oggi. Quanto tutto questo sta cambiando nella pallacanestro? Ci sono tante sfaccettature, sicuramente il mondo è cambiato tantissimo, anche da un punto di vista proprio cioè il loro livello di attenzione è cambiato, non c'è più, a oggi se una cosa non interessa si passa a quella successiva. Io vengo e sono forse l'ultimo baluardo, l'ultimo avamposto di quelli che se una cosa si rompeva si aggiustava. A oggi se una cosa si rompe si cambia e anch'io adesso mi sono fatto ovviamente travolgere da questo consumismo, però quelli della mia generazione o i nostri genitori, se una cosa si rompeva si aggiustava e si aggiustava in tutto, nelle relazioni, non solo nelle cose materiali. A oggi tendenzialmente si cerca sempre le cose facili, le cose più facili, e lo spirito di sacrificio si sta un po' perdendo rispetto a prima, la capacità di attenzione si sta perdendo rispetto a prima. Purtroppo credo che per avere successo non esistono scorciatoie, nonostante siano cambiati i tempi, se vuoi avere risultati devi sacrificarti a prescindere dai like che uno può fare. Quindi non biasimo chi si veste bene, anche a me piace vestirmi bene, ma lo dovresti fare non per avere qualche like in più, lo dovresti fare semplicemente perché ti piace farlo e perché ti dà soddisfazione farlo. Se si parla solo del gioco, ovviamente il gioco è diventato sempre più semplice eh, perché deve essere fruibile alle nuove generazioni, quindi si corre tanto, si utilizzano degli schemi meno articolati di prima, proprio perché secondo me dobbiamo riuscire a massimizzare quelle che sono le risorse che abbiamo a disposizione adesso e le risorse che abbiamo a disposizione adesso sono diverse rispetto a quelle che c'erano 20 anni fa quando facevo l'assistente a Siena. Anche qui il messaggio è molto chiaro, ci sono varie sfaccettature di ciò che abbiamo parlato e soprattutto anche il livello di attenzione si è abbassato e quindi vuol dire solo una cosa, adattamento a ciò che si ha adesso rispetto ad anni fa. Ma invece le emozioni? Ma io cerco di farlo sempre, quello che ho notato è che non c'è grande abitudine e soprattutto non c'è grande abitudine a farlo con un allenatore perché non sempre appunto ci si fida. Quindi ci sono persone che non hanno la volontà, la voglia, il desiderio di aprirsi, perché ovviamente aprirsi vuol dire abbassare la corazza, vuol dire abbassare le difese e quindi aumenta il rischio di essere feriti, di essere delusi. Io tendenzialmente al contrario mi porto dietro tante cicatrici e scientemente continuo a non mettermi la corazza, sapendo che arriverà il giorno in cui qualcun altro se ne approfitterà e quindi arriverà un'altra cicatrice. È doloroso, eh, credo che quando ci si rende conto che le persone di cui ti fidavi ti deludono, ti tradiscono, è sicuramente doloroso, ma non so fare altrimenti. Nel senso, alleno in questo modo, mi piace donarmi, prendermi cura e dimostrare che io ci sono a mio modo. Non penso di essere il migliore allenatore del mondo, ma penso di essere un allenatore onesto, un allenatore vero, che veramente si spende e ama i propri giocatori. Se questo loro lo vedono, allora
è più facile, no? Che se vedono che tu tendi la mano, un po' come, è un paragone stupido, ma se tu hai un cane, gli fai vedere che non gli fai niente e stai Certo. lì, alla fine ti farà anche vedere la pancia. Ma non è così comune. Non è comune perché oggi fidarsi è diventato ancora più difficile di prima. Il mondo dei social ha fatto sì che la capacità relazionale reale sia quasi scomparsa. Mi ricordo che quando, adesso parlo da boomer, quasi da boomer, anche se non sono boomer, ma sono credo millennial. Ok, Quando ho comprato il mio primo cellulare ed ero già maggiorenne, il cellulare che mi volevano far comprare era un cellulare che addirittura mandava i messaggi. E io gli dissi, ma non mi interessa, io il cellulare mi serve per telefonare, i messaggi non mi interessano. Se voi pensate a oggi con lo smartphone si fa tutto tranne che telefonare, esatto. cioè non si telefona più, perché anche semplicemente sentire la voce live e avere la necessità di dover avere una conversazione botta e risposta vera è diventato sempre più difficile. E quindi più i giocatori sono giovani e più la capacità di relazionarsi sedendosi come stiamo facendo noi, avere gli occhi negli occhi, è diventata una cosa che non sono più abituati a fare. E non dico che non la sappiano fare, ma semplicemente non sono più abituati a farlo e quindi trovare un punto di incontro che possa essere l'idea di avere un contatto e di toccarsi le anime è una cosa che li spaventa tantissimo, però io credo che debba essere, è alla base del successo. Ma fermandoci ad adesso, Cosmagro, riguardandosi indietro e guardando tutta la sua carriera, tutti i cambiamenti, tutto quello che è successo, il cambio squadre, tutti i fallimenti e le vittorie, è fiero delle scelte che ha preso nel suo percorso? Ci sono sicuramente state scelte più o meno azzeccate, ci sono state scelte o parentesi della mia vita che mi hanno portato più gloria o più sofferenza, ma non mi pento di niente perché semplicemente forse le scelte peggiori sono quelle che mi hanno aiutato di più. Come dicevo prima, sono quelle che mi sono servite di più per capire. Certo. E come a oggi siamo non tanto abituati al fallimento, non lo accettiamo, non lo abbracciamo come invece dovrebbe essere abbracciato, perché è semplicemente il fallimento che ti fa apprezzare il successo, se così lo vuoi chiamare, e quindi non voglio fare filosofia spicciola, ma apprezzi il giorno se hai vissuto la notte, impari dagli errori e, e come una volta ho letto in un discorso motivazionale che mi ha veramente colpito tantissimo e anche quello me lo sono sentito mio, lo auguro a me stesso e alle persone alle quali voglio più bene scusate la parola, di fare schifo un giorno. Perché è quando imbarazzi te stesso e fai schifo che ti rendi conto che forse devi cambiare qualcosa. Cioè la necessità di elevarsi, di impegnarsi, di sacrificarsi per avere qualcosa di più arriva necessariamente da un momento di grande crisi, arriva da un momento di grande delusione, un momento di grande pressione. La sofferenza fa parte del percorso umano, a prescindere dal lavoro che uno faccia, e all'inizio non lo capisci, all'inizio sembra insormontabile, all'inizio sembra che la vita non abbia un senso e ripeto, nonostante abbia 43 anni e non 18 come qualcuno che può guardare questo podcast, vengo da un anno molto difficile, quindi la perdita, Certo. quando capisci la differenza tra la mancanza e la perdita, è una cosa sicuramente che ti fa fermare, ti fa ridisegnare le priorità della tua vita, ma è necessario. È necessario perché senza quello avresti dato tutto per scontato e secondo me dare per scontato è l'errore più grande che si possa fare nella vita, per scontato che tu possa avere tempo, dare per scontato che tu possa avere sempre successo, dare per scontato che tu sia la persona giusta al momento giusto. Io credo che ci voglia sempre grande, grande umiltà
grande voglia di essere la migliore versione di se stessi ogni giorno e non necessariamente la voglia di essere migliore di altri, perché nella vita ci sarà sempre chi è più bravo o meno bravo di te e va bene così. Nonostante siano state magari ci siano state scelte sbagliate, hanno comunque fatto crescere la persona, Alessandro Magro. Anche la visione del fallimento, quindi un momento di crisi che viene visto male, porta alla necessità di crescere e migliorare se stessi, capendo ciò che ha passato prima di firmare in Lituania. E come ultima domanda, per allenatori che ci state ascoltando, questa è per voi. Un messaggio che vorrebbe dare a giovani allenatori che comunque stanno iniziando per trasmettere quella passione che lei ha ricevuto negli anni? Ma quello che mi sento di dire è intanto di studiare il gioco, e quindi parto dalla cosa alla quale tengo meno, nel senso alla tecnica, alla tattica, ma di studiare il gioco perché il gioco sta cambiando in maniera molto veloce. Bisogna adeguarsi, bisogna capire i giocatori, bisogna essere, come diceva la Mamba Mentality, bisogna essere ossessionati dal gioco, in senso positivo, ma ossessionati dal fatto di conoscerlo, di padroneggiarlo, perché poi per allenare ad alto livello il badge per entrare nel palazzo, come dicevamo nell'intervista con coach Trinchieri, deve essere la conoscenza, devi conoscere la materia per la quale ti vuoi mettere in gioco, però poi ci vuole grande, grande sacrificio, ci vuole umiltà, ci vuole resilienza, quindi l'idea che, come diceva un vecchio detto americano, se stai ogni giorno fuori dal barbiere, prima o poi ti farà entrare e ti farà i capelli, quindi devi essere persistente, essere pronto a cogliere l'occasione che potrebbe arrivare nel momento più inaspettato, è quello che è successo a me. Poi devi avere la capacità umana e tecnica di mantenere quella possibilità, quell'occasione, però devi lavorare per guadagnartela quella occasione. Quindi quello che posso dare come consiglio è sognate, sognate in grande, impegnatevi, studiate, fatevi trovare pronti, accettate il fatto che possa essere un percorso fatto di alti e di bassi, come si diceva prima, un percorso di sofferenza, ma quello che mi sento di dire è ne vale la pena, ne vale assolutamente la pena, quindi buttatevi, impegnatevi perché è bellissimo anche solo l'idea di provarci. Innanzitutto voglio ringraziare Coach Magro per la sua disponibilità e, spendendo 2 parole sul coach, vorrei descriverlo con 3 aggettivi. Innanzitutto un leader, colui che vuole guidare la squadra al successo, quindi una persona pronta a sacrificare qualsiasi cosa, un uomo sincero, come avete sentito la sincerità fa male, può davvero aiutare a colui che sta dicendo la verità. Terzo, cosa più importante, un uomo come tutti noi, che ha affrontato alti, bassi nella sua carriera, ma nello stesso tempo nella propria vita, al di fuori delle nature. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima storia. Ciao!